Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vedremo come realizzare questa borsina che potrebbe diventare una pochette con la tracollina, una borsetta, oppure potremo applicare i manici da polsiera alla polsiera con il punto piede pull. Io ho utilizzato un'anima in juta con la chiusura lampo perfetta, ecco qua, adesso la apro, ok, per lo spazio interno, quindi diciamo che l'anima in juta ci permette di dare già spessore, quindi consistenza alla nostra borsa, oppure potete scegliere voi poi come rivestire l'interno, oppure potrebbe essere un'ottima idea per riciclare per esempio una borsina vecchia, un portafoglio di quelli un po' usurati da rivestire appunto ad uncinetto. Di piede pull di motivi per realizzarlo ne esistono più di uno. Io mi sono basata su un motivo che parte da un numero dispari di maglie di partenza. In alcuni casi ho visto che ci sono alcune proposte con un numero pari di maglie, invece no, io mi trovo bene con questo dispari. Come l'ho realizzato? Innanzitutto parliamo di misure. La borsina che io sono andata, l'anima che io sono andata a rivestire misura 25 centimetri di lato e 15 di altezza. Ho composto due pannelli e poi vedete, questa è la parte sottostante, li ho cuciti diciamo dall'interno. Adesso non riesco ad aprirli perché già li ho fissati. Comunque sui lati interni, diciamo mettendo a rovescio la lavorazione, sono andata a cucire due pannellini, poi li ho risvoltati, ho infilato all'interno la mia anima, la mia borsina in juta, e sono andata a rifinirmi i bordi con del filato trasparente. Io utilizzo quello, il nylon tipo da pescatore, da filo da pesca, e questo è quanto. Adesso vediamo un pochino come partire con la lavorazione. Innanzitutto scegliamo due colori contrastanti tra di loro e partiamo. Abbiamo detto che utilizzeremo un numero dispari di maglie. Io ho utilizzato per la mia borsina il giallo e il blu perché mi piaceva il contrasto cromatico. Ho provato con altre tonalità, però per non farla proprio il classico bianco nero ho preferito il giallo e il blu. 2 3 ne montiamo 15, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Allora, un consiglio che vi do: quando dovete fare questo tipo di lavorazione dovete coprire qualcosa, quindi vi servono delle misure precise, andate a montare un numero inferiore di catenelle rispetto alla lunghezza stessa. Vedete, cioè io ho tolto circa un paio di centimetri quando sono andata a montare la mia catenella, perché appunto con l'aumentare dei giri il lavoro si dilata, quindi otterrete la misura perfetta. Non fate tutte le catenelle perché vi sarete costretti poi a scucire il lavoro, cosa che è capitata a me a sfilare il lavoro. Quindi montate almeno 1 centimetro e meno di catenelle, poi in base alla vostra mano, se lavorate in maniera più stretta vi sarà sufficiente 1 centimetro, perché poi si dilaterà il lavoro. Se lavorate con una mano più morbida lasciate un pochino di più. Quindi andate a montare, prendete appunto la lunghezza che vi serve, nel mio caso 25. Io ho montato un numero di catenelle dispari pari a circa 23 centimetri e mezzo. Nel mio caso, per coprire questa, avevo montato 45 catenelle.
qui stiamo facendo una campionatura di 15 catenelle. Allora cosa faccio? Quando ho montato il mio numero dispari di catenelle, per voltarmi aggiungo una maglia alta che non costituisce nessun punto, quindi mi serve solo per girare, vado a riprendere la catenella e la lavoro a maglia bassa, ok? Stando attenti ad avere il numero giusto iniziale di partenza. Sono alla terza, 4, 5, 6, 7, 8, 9, poi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vedete che io ho già una mano morbida, quindi già la mia, poi lavorando sotto la camera ho ancora più tendenza a lasciare il lavoro morbido. Quindi dopo aver fatto il primo giro di maglia bassa, i primi 2 giri sono preparatori, vado a ripassare di nuovo con la maglia bassa, mi alzo con la catenella, giro, ripasso controllando appunto il numero di punti, 1, 2, 3. Allora, è saltata qualche connessione, io stavo continuando a lavorare, quindi vado a terminarmi il mio giro. Questo lo voglio fare insieme a voi fino alla fine, perché vi voglio far vedere come fare il cambio del filato, perché adesso dopo i primi 2 giri devo aggiungere l'altro filato per appunto dare la differente cromatura al lavoro stesso. Quando io arrivo all'ultimo punto basso, entro, alzo, non chiudo col giallo, ma vado a mettere l'altro filato contrastante. Come si applica? Invece di fare tante cose, lascio un po' la codina lunga dell'altro filo, prendo e chiudo il mio punto basso con il colore che devo utilizzare. La codina la lascio lunga perché poi verrà fissata con il passare dei giri, ma anche quando andremo a completare il lavoro dalle cuciture e quant'altro. Mi alzo con una catenella, giro il mio lavoro, vado a lavorare una maglia bassa nel primo punto. Adesso devo iniziare il pied pull. Il pied pull è composto da maglia bassa e maglia alta alternata, però la maglia alta alternata deve essere non lavorata qui nel giro sottostante, ma nell'altro ancora, quindi devo abbassarmi di un giro, tiro, maglia alta, spero che riusciate a vedere, poi di nuovo qui maglia bassa, metto il filo sull'uncinetto, questo no, vado sotto, faccio la maglia alta, di nuovo maglia bassa, filo sull'uncinetto, salto di un giro, nel primo giro vado a fare la maglia alta, formando così una sorta di scala. Di nuovo salto questo anello dove entro per solitamente lavorare la maglia del giro successivo e faccio questo di nuovo ancora qui maglia bassa, vado sotto, giro precedente, maglia alta, maglia bassa qui, scavalco la mia riga, vado nella prima riga, maglia alta, maglia bassa qui, maglia alta sottostante nel giro precedente, non in quello
giusto sotto e concludo il mio giro con una maglia bassa. Ricordiamoci che i giri si concludono con le maglie basse. Questo è il primo rigo del blu. Alzo di una catenella, ripasso la fila dei punti semplicemente con la maglia bassa, ok, fino ad arrivare all'inizio del giro blu. È molto veloce, questo è un giro di rifinitura. Quello che mi preme farvi vedere è come poi proseguire di nuovo col giallo, perché c'è una piccola bisogna fare una piccola accortezza proprio per rendere poi alternati i vari giri di lavorazione. Adesso arriviamo, facciamo il cambio filo come abbiamo fatto in precedenza con l'inserimento del blu. Adesso andremo ad inserire il giallo perché è quello con cui io sono partita. Siamo qui, arrivo qui nel primo punto che ho lavorato, tiro l'asola. Adesso invece di proseguire col blu, il blu lo metto da parte, tiro verso l'alto il giallo e chiudo il mio punto in questo modo. In questo modo i fili di lavorazione qui si concatenano tranquillamente e vado a fare la mia maglia bassa, la mia catenella che mi permette di girare. Allora, i punti lanciati alti questa volta non vengono fatti subito, ma partiamo con 2 maglie basse per poterle alternare bene. Quindi cosa succede? Che il secondo, noi partiamo col giallo, quindi con il blu facciamo una maglia bassa e un punto alto nel giro precedente. Con il giallo, per rendere impeccabile l'alternanza, cosa dobbiamo fare? Solo all'inizio e alla fine del lavoro dobbiamo lavorare 2 maglie basse e poi fare la nostra alternanza. Quindi 2 maglie basse. Adesso posso lavorare la mia maglia alta nel giro precedente, così come abbiamo fatto nel giro blu. Alterneremo una maglia bassa e una maglia lunga maglia alta, scusate, nel giro precedente, fino ad arrivare agli ultimi 2 punti. Gli ultimi 2 punti li finiamo con le maglie basse. Quindi il secondo giro, il secondo colore, quindi avrà come inizio giro e come conclusione 2 maglie basse invece di una sola. Questa è l'unica accortezza da fare. Come ho detto, è un punto abbastanza elastico, almeno per la mia mano, quindi io ho iniziato con un pannellino più piccolo diciamo della borsina che volevo andare a foderare, proprio perché durante la lavorazione mi si dilata. Ok, allora siamo arrivati al penultimo, vedete? Allora vedete che già si allarga il lavoro, per quello vi dicevo. Cosa succede? Noi abbiamo fatto questo punto sopra, diciamo quasi in vicinanza del secondo blu sottostante. Adesso cosa mi avanza? Mi avanzano questi punti. Io non vado a fare più maglie alte, ma soltanto 2 maglie basse per chiudere la lavorazione in questo modo, in modo da avere una perfetta alternanza dei colori. Quindi ricordiamoci questo, che quando noi andiamo a lavorare il pied de poule, nel primo colore, diciamo, in cui io faccio la base, poi aggiungo il primo colore, il blu, vado a partire con maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta. Quando riprendo il colore della base invece lavorerò 2 maglie basse e inizierò con la maglia alta nel terzo punto. Cosa succede? A questo punto giro il mio lavoro e vado a rifinire il tutto con maglie basse. Quindi su un giro vado a crearmi i punti che creano l'effetto pied de poule, sugli altri sui giri di ritorno invece continuo con la maglia bassa fino ad arrivare all'inizio del giro, perché questo mi permette
di andare a recuperare l'altra tonalità di colore prescelta. Quindi sto ritornando per riprendere il blu. Ok, vediamo solo come partire nuovamente con il blu, e penso di essere stata abbastanza almeno completa nella descrizione del mio lavoro. Poi mi auguro che, se abbiate dei dubbi, me lo scriviate. Allora, cosa ho fatto? Ho terminato, chiudo con il blu, catenella, giro di nuovo la mia lavorazione. Sul dritto andrò a fare ricordiamoci che questa è la catenella qui, ok, vado a fare la mia maglia bassa e qui vado sotto e faccio la maglia alta, maglia bassa, maglia alta. Non mi fermerei più, mi è piaciuto tanto, mi piace molto come texture, anche per capi un pochino più completi, più pacioccosi, anche invernali e così via. Vedete, cioè voi vi rendete conto se state lavorando bene quando, diciamo, le maglie allungate, le maglie alte si incastrano alla perfezione vicino a quelle allungate del giro sottostante, non sono centrali. Come vedete, la texture del pied pull ha proprio questa particolarità, che sembra un quadrato con una puntina più lunga. Spero di essere stata abbastanza esaustiva, come vi ho detto, su YouTube, ma anche su Pinterest e su altre piattaforme trovate diversi modelli di pied pull. Io mi sono trovata bene con questo, che parte da un numero dispari di catenelle. Spero che il tutorial vi sia stato. Chiedo enormemente scusa, ma ci sono dei problemi con la registrazione stamattina. Voi sapete benissimo che faccio tutto in presa diretta, anche perché voglio insegnare più che fare scena. Quindi stavo dicendo, io ho prescelto un punto lavorato su maglie dispari perché mi è sembrata più facile la memorizzazione della sequenza e quindi l'alternanza dei colori. Se avete dei dubbi fatemelo sapere, se vi va iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto, buona creatività!